Ciao a tutti e bentornati a Italiano sul divano. Avete presente quando vi chiedono quante patatine hai mangiato e voi rispondete qualcuna oppure c'è rimasto del gelato? E la risposta è poco. Ecco, in queste domande abbiamo usato gli aggettivi e i pronomi indefiniti. Gli aggettivi e i pronomi indefiniti indicano una quantità non precisa, non definita, appunto. Oggi scopriamo insieme quali sono e come si usano al singolare, al plurale, nelle frasi affermative, interrogative e negative e quali sono le eccezioni che fanno impazzire tutti. Ma prima partiamo dalla regola base. L'aggettivo indefinito, come tutti gli aggettivi, accompagna sempre un nome, come nella frase ho qualche dubbio. Il pronome indefinito, come tutti i pronomi, sostituisce il nome. Ad esempio, non c'è nessuno, cioè usiamo nessuno invece di nessuna persona. Gli indefiniti si dividono in 4 gruppi in base a come cambiano per genere, maschile o femminile, e per numero, singolare e plurale. Vediamo la tabella degli indefiniti. Abbiamo gli aggettivi indefiniti che cambiano sia in genere che in numero. Quali sono? Molto, troppo, tanto, poco, tutto, altro. Quindi cambieranno la desinenza in o, a, i, e. Poi abbiamo gli aggettivi o pronomi indefiniti che cambiano solo in genere e sono nessuno, ciascuno, alcuno. Hanno solo il singolare e cambiano la o in a. Nessun ragazzo, nessuna risposta. Molto tempo, molte idee. Poi abbiamo gli indefiniti che cambiano solo al numero, come qualche, qualunque, qualsiasi, chiunque. Sono invariabili per il genere, quindi sono solo singolari. Per esempio, qualche studente ha difficoltà con gli indefiniti. Poi abbiamo gli indefiniti che cambiano sia in genere che in numero e sono qualcosa, niente, nulla, qualcuno, chiunque. Restano sempre uguali e si usano solo come pronomi. Ad esempio, hai sentito qualcosa? No, non ho sentito niente. Hai mangiato qualcosa? No, non ho mangiato niente. Fermiamoci un secondo su qualche, perché è un errore molto comune. Qualche vuole sempre il nome al singolare, come abbiamo visto, anche se indica una quantità al plurale. Quindi non diciamo qualche giorni, ma qualche giorno. Chiaro, no? Ora passiamo alla modalità della frase. Nelle frasi affermative usiamo i classici qualcosa, qualcuno, molto, poco. Ricordatevi che qualcuno si utilizza con le persone e qualcosa con gli oggetti. Ma cosa succede se vogliamo dire no? Entrano in gioco nessuno, nulla, niente. Niente e nulla si usano con gli oggetti, nessuno con le persone. In italiano esiste la doppia negazione. Sentite queste due frasi. Nessuno è venuto alla festa. Non è venuto nessuno alla festa. Cosa notate? Significano la stessa identica cosa, ma la regola è: se l'indefinito negativo va prima del verbo, non si mette il non. Se invece l'indefinito segue il verbo, dobbiamo usare non
prima del verbo. Non ho visto nessuno è corretto. Dire nessuno non ho visto non si usa. Il contrario di nessuno è tutti, che vuole sempre al plurale. Alla festa della scuola c'erano proprio tutti. Arriviamo alla parte preferita di ogni insegnante di lingua, le eccezioni e i piccoli segreti. Ogni e ciascuno sono distributivi e vogliono sempre il singolare. Dire ogni 5 minuti è corretto perché 5 minuti è un'espressione di tempo unitaria. Ma non diremo ogni ragazzi, si dice ogni ragazzo. I sosia, aggettivi o pronomi? Ci sono parole che nascono solo come pronomi. Qualcuno, qualcosa, ognuno, niente, nulla. Non saranno mai aggettivi. Non potete dire qualcuno ragazzo, ma diciamo qualche ragazzo. Nessuno fa il troncamento. Nessuno si comporta esattamente come l'articolo indeterminativo 1. Quindi scriviamo nessun amico, perché la parola inizia con una vocale, senza apostrofo, mi raccomando. O nessuna amica con apostrofo, perché la parola amica è femminile. Quindi per l'aggettivo nessuno valgono le stesse regole degli articoli. Se volete approfondire gli articoli indeterminativi, guardate il mio video sul canale. Alcuni è diverso da alcuno. L'aggettivo alcuni si utilizza nelle frasi affermative plurali, mentre alcuno in quelle negative singolari. Quindi diremo alcuni ragazzi, che è come dire qualche ragazzo, ma diremo alcuno sconto. Sarebbe come dire nessuno sconto, ma diremo non ho ricevuto nessuno sconto, che sarebbe come dire non ho ricevuto nessuno sconto. Facciamo un test rapido prima di chiudere. Scegliete l'alternativa corretta. Non ho visto niente, non ho visto a nessuno, qualche persone sono arrivate. Vi faccio uno spoiler. La lettera B ha una preposizione di troppo, mentre la lettera C è un errore gravissimo. Se il video vi è piaciuto e vi ha tolto qualche dubbio, mi raccomando al singolare, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime lezioni. Ci vediamo alla prossima puntata di Italiano sul divano. Ciao!